Buongiorno a tutti quanti. Oggi rasaturina speciale e dopo domenica, di solito faccio più verso il fine settimana, però siccome domenica dovrò presentare il mio set del gruppo sul gruppo Passione Rasatura, quindi il video lo faccio uscire adesso e proviamo questa nuova uscita spettacolare di Pantarei. Dicembre. Io adoro la mirra e quindi questa è mirra e spezie ed è una profumazione spettacolare, veramente a dir poco. Sta sfornando di qui 7 di una qualità allucinante. Adesso proviamo questo e vediamo. Dovrebbe avere al posto dell'olio di babassu l'olio di nocciola e in più al posto da Siddhartha parlo, e in più dovrebbe avere l'olio di il burro di cacao, se non erro in più. Eccolo qua. Quindi ho un burro che non ha Siddhartha. Vediamo se nella protezione lo andremo a vedere. La profumazione è proprio, richiama veramente, per chi lo festeggia, io no, però per chi lo festeggia richiama molto il Natale, perché ti ricordano, cioè ti ricorda proprio la mirra e queste spezie che ti sembra che escano da un vin brûlé, per dire. Quindi delle spezie dolci ma molto, molto eleganti, uno spettacolo. Proviamolo, dai, proviamolo. Per metterlo bene alla prova anche nella protezione, 316 armato di Muse Super Platinum, pacchetto nero, ciotolina di Elisabeth Occhi, eccola qua, così mi mantiene bello caldo il pennellino. Il pennellino, io direi di un po' di barba ce l'ho, ci godiamo un Omega Colosseo. Per il set del gruppo ho deciso di fare solo tramite il mio gruppo, anche perché è un regalo per il gruppo. Metto un po' di olio pre-barba qua, gel pre-barba, no olio, gel pre-barba di Goodfellas. Proviamolo. Nel confronto del Noai è molto diluito, cioè molto meno denso, però vediamo l'effetto che fa. Ne basta veramente una piccola goccina di Noai e fa molto effetto, perché è molto gelatinoso, però dopo lo vai a spandere in viso. Questo è un più liquido. Farò solo tramite Facebook, primo perché, come vi ho detto, io non so nessun tipo di guadagno, quindi è solo una cosa che ho collaborato per arrivare a questo. Ho dato anche una mano dopo, logicamente, per le produzioni che farà da sé Andrea Bianchi, e quindi ha deciso di aprire la sua produzione con il set del mio gruppo, quindi per me già questo è un grande regalo. Ce lo farà quasi a prezzo di costo, quindi per me va benissimo così. Logicamente non sarà un set da 20 euro, perché si tratta di prodotti di altissima qualità. Io sono solo contento che il primo set sia il nostro. Dopo, per il resto, gli auguro tanta fortuna e a me non me ne va e non me ne viene. Però anche solo aver dato delle piccole dritte, dei consigli durante lo sviluppo anche della base e via dicendo, per me è un bel vanto, ecco. Perché comunque lo sapete che io sono un saponaro, quindi per me i saponi sono qualcosa di molto importante, mi piacciono, mi godo, è la parte della rasatura che mi interessa di più. Ognuno ha le sue, no? Mamma mia, che montaggio, ragazzi. Già subito si vede bello
bello compatto da subito. Mamma mia. Più avanti vorrò fare un altro video sui montaggi, come mai ad esempio non monto nella ciotola, come mai faccio tutto il montaggio in viso, e dopo mi direte la vostra. Una profumazione che durante il montaggio si sprigiona alla grande. Si sente proprio la mira e varie spezie che sono spettacolari. Sì, dolce, però non stomachevole, un dolce secondo me un dolce che non stomaca. Ho fatto 2 giri di pennello di numero, guardate che roba. Qua ci vuole acqua. Incredibile, incredibile ragazzi. Cioè, mostruoso. Sul sito di Pantarai so che è già finito, è sparito in neanche 24 ore. Però a breve dovrebbe esserci su Viano. E su Original Troy Letters. Quindi si sente anche una parte cuoiata che viene fuori dopo un po' che stai anche facendo il montaggio, che secondo me è quella parte che non lo fa diventare solo speziato dolce, ecco, che lo rende bello maschile. Adesso nella seconda passata beh, eccolo qua. Si sente che c'è più carica nel sapone, si sente che c'è questo burro.
ma la scorrevolezza non va a mancare. Ok. Allora, si sente che un filino nella scorrevolezza è un po' meno la scorrevolezza, è un po' meno, però non va a dar fastidio, non è una cosa esagerata. Adesso vediamo anche la protezione, soprattutto nel contropelo. Profumazione, ragazzi, è qualcosa di magico. Neanche la capacità che ha di montaggio sto sapone è qualcosa di incredibile, perché con un piccolo montaggio, cioè con un piccolo prelievo, cioè continui a fare montaggi in viso, vedete. Ma non è che schiuma da vaporoso, cioè fa sempre un montaggio bello compatto. Adesso qua non vado comunque ad aggiungere acqua perché è già lucido. Andiamo di contropelo. E poi la cosa che a me fa impazzire è anche il fatto che ogni sapone, al di là della profumazione, ha un suo carattere. Quindi c'era quello che più protettivo, magari leggermente meno scorrevole, quello più scorrevole, quello con un po' strasatura o con montaggio più carico e un altro meno. Quindi non vai a decidere solo in base alla profumazione, ma hai anche delle caratteristiche del sapone che sono diverse. Secondo me è una bella cosa.
A me mi viene da ridere perché ogni tanto vedi quelle cose in giro che... Vabbè, lasciamo stare. E adesso per fare i montaggi di saponi bisogna metterci un ettolitro d'acqua. Perché? Perché i barbieri ci mettono un ettolitro d'acqua perché è giusto così. Ma allora, intanto l'apporto di acqua è molto relativo, nel senso che lo decidi tu in base alle tue esigenze, in base al sapone che usi. Altra cosa, i barbieri non usano rasoio di sicurezza, usano Charette, che richiede molta più scorrevolezza che protezione, perché sono meno aggressivi da un lato, se lo sai usare bene, e dall'altro lo si riesce a usare bene se hai la massima scorrevolezza. Che altrimenti, se veramente contasse solo la scorrevolezza, voi provate qualsiasi crema brushless, anche quelle che vendono dall'erbolaio, e vi assicuro che danno più scorrevolezza di qualsiasi sapone anche se lo annacquate la morte. Però vedrete che sentirete tutta la lama e non avete nessun tipo di protezione in viso. Quindi, il carico di acqua da cosa dipende? Dipende intanto dall'attrezzo che usate, dipende anche dal tipo di rasoio di lametta che usate, se è aggressiva, se non è aggressivo e via dicendo, e dipende anche dalla vostra pelle e pelo. Se avete una pelle più resistente, magari la scorrevolezza vi aiuta un po' di più. Per me deve esserci un giusto equilibrio, cioè cerco di tenerlo il più possibile protettivo senza che mi vada a mancare nella scorrevolezza. Quindi l'equilibrio diventa molto più difficile perché sono sempre al limite. Perché questo? Perché avendo una pelle estremamente delicata e anche dopo 4-5 anni di rasatura continuo ad avere una pelle comunque delicata, per me la protezione in viso è indispensabile. Punto. Dopodiché, se per un'altra persona non lo è, e quindi la scorrevolezza, cioè sono anch'io d'accordo, se io avessi una pelle molto resistente metterei molta più acqua. Perché? Perché la scorrevolezza è la cosa un po' più da ricercare quando ci si rade, ok? Ma se questa scorrevolezza mi va a mancare in protezione, cosa che per me è molto importante, magari per un altro no, allora ho bisogno di bilanciare la cosa. Quindi il montaggio è una cosa molto personale, non esiste il montaggio giusto, esiste il montaggio giusto per voi. Sappiatelo questo. Andiamo a fare anche i ritocchi. Ragazzi miei, una rasatura perfetta. Trovarsi il pennello caldo. Tanta roba. Tanta roba. 4 passate ragazzi ho fatto col sapone. Dopo, perché prelevo quasi asciutto e dopo faccio tutto quanto le prese di acqua in viso? Perché l'acqua non ha bisogno di andare solo nel sapone dentro la ciotola. L'acqua è quella che serve per far sciogliere i burri, gli oli, per fare l'emulsione e quindi andare anche ad ammorbidire il pelo. Ok? Quindi se voi tutto il massaggio lo fate in viso e il pennello state tranquilli che dura tutta la vita,
vi aiuta a smuovere il pelo, vi aiuta anche quell'acqua lì a farla andare sia nel sapone, ma vi va anche nel pelo per ammorbidirlo, quindi vi prepara la pelle e vi prepara il pelo e la rasatura. Se voi lo fate nella ciotola e dopo ve lo spalmate solo su, dov'è l'effetto? Dov'è l'effetto emolliente per il pelo e tutto? Non fa neanche a tempo a reagire, no? Per me è così, dopo... Dopo la cosa migliore, io dico sempre, provate. Provate un metodo, ne provate un altro a casa. Quando trovate quello adatto a voi, proseguite. Non prendete mai nulla per giusto automaticamente perché lo dice qualcun altro. Ok, perfetto. Super BBS raggiunto. Vedo anche tanti che si fanno la prima passata, seconda, con una faccia piena di crema da barba, di schiuma da barba, così. E dopo magari fanno il contropelo che hanno trasparente su. Ma cioè, non è quando hai il contropelo che hai bisogno di più protezione. Cioè, la schiuma cosa serve? Serve anche per dare uno strato dove c'è un burro, oli, uno strato sulla pelle che, a parte la scorrevolezza, dia una sorta di protezione durante il passaggio della lama. Almeno per me, l'ho fatto anch'io, facevo anch'io quella cosa lì. Quello che mi rimaneva nel sapone me lo facevo bastare, però mi sono reso conto che non mi funzionava abbastanza. Tutto qua, ho provato, cioè prima di arrivare a questo per vari anni ho fatto decine e decine di prove, metodi più di meno. Adesso io ho trovato il mio equilibrio, quello che conta è che voi trovate il vostro. Ok, mi metto un po' di Witch Hazel, un pochettino, che ci sta. Guardate che BBS. Una meraviglia. Ok, adesso ci andiamo a mettere l'aftershave. Non metto crema, ma la metto direttamente l'after. Eccolo qua. E ora, come ho trovato il sapone? Molto protettivo, profumazione spettacolare, una buona scorrevolezza e un ottimo post rasatura, veramente ottimo. A gusto mio, ma prettamente a gusto mio, trovo Siddhartha più equilibrato, cioè ha comunque quello che basta come protezione e ha una super scorrevolezza, quindi io preferisco che ci sia veramente una buona scorrevolezza e la protezione è quella che basta, che mi basta a me, però è una cosa giustamente personale. Qui ha probabilmente un po' di protezione in più, però ne vai a giocare un pelino nella scorrevolezza e quindi è sempre un giochino personale qua. Il Siddhartha io lo trovo assolutamente alla perfezione. Questo qua leggermente sbilanciato sulla protezione e forse un filino meno sulla... Me ne metto un altro po' perché sta facendo impazzire. Sulla scorrevolezza. Però è bello anche, secondo me, che ci siano queste differenze, perché il giorno che ho bisogno di
di più protezione perché magari ho la pelle stressata e ho dei bisogni particolari, uso questo. Quando ho bisogno di più scorrevolezza e magari non mi interessa tanto la protezione perché comunque devo usare, non so, mettiamo un rasoio che ha poca scorrevolezza di suo, perché capita che sono dei rasoi che hanno poca scorrevolezza e loro ho bisogno di più scorrevolezza, e magari come un Henson è molto dolce però è poco scorrevole, quindi usi magari un rasoio, un sapone che ti dia più scorrevolezza e meno protezione, cioè te la giochi in base al setup che usi, ecco. Profumazione dell'after è qualcosa proprio che la chiude completamente, perché c'è una nota cuoiata finale spettacolare, pulita, buonissima, che secondo me rende la profumazione molto maschile, virile e anche usabile al di fuori, insomma, ecco, del Natale stretto, per chi vi interessa o lo festeggia. Beh, diciamo che il risultato parla da sé. Spettacolare, un altro colpo di Alessandro Pistoia, davvero. Spettacolare, ragazzi, spettacolare. Non mi sarei mai aspettato che arrivasse da Marrakesh in poi a una qualità del genere. Mai, non ci avrei scommesso un centesimo, eppure già da Marrakesh mi aveva stupito, ma era ancora un po', non dico la base, però, perché già quello lì si rigioca con tanti marchi top, però gli mancava forse quel pizzichino sul post rasatura, un filino sulla protezione, cioè mancava qualcosa. Con Siddhartha, ragazzi, ha fatto il capoto, e anche questa un altro capolavoro, quindi tanto di cappello, continuo così che i set tuoi saranno tutti miei. E anche un'altra cosa, ragazzi, a parte le prestazioni super, visto anche comunque che il prezzo non è poco, giustamente, perché un set costa 60 euro, ma ragazzi miei, le profumazioni sono studiatissime, cioè sono profumazioni che mi aspetto se vado a comprare un profumo di nicchia, non quelli che compri al Tigotà da 30, 40, 50 euro. Questo qua è un profumo di nicchia e voi ve lo sentite addosso, quindi c'è anche la profumazione che completa il quadro dell'eccellenza, perché se avessi una profumazione che la uso così e dopo 10 minuti non la sento più, o profumazioni scontate, vi direi cavolo sì funziona, ma a 60 euro io mi aspetto da questo e quell'altro. Questi set qua, ragazzi, non gli mancano nulla, cioè per ora c'hai la profumazione dietro, viso perfetto, cioè hai tutto ai massimi livelli, quindi alla grandissima. Ragazzi, ci vediamo, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video, magari settimana prossima o chissà quando, dai. Bye bye!